Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. E oggi parliamo del film che ha lanciato il maestro Miyazaki e gli altri artisti che successivamente fondarono niente poco di meno che Studio Ghibli. Il titolo italiano di quest'opera è agghiacciante, è La grande avventura del piccolo principe Valiant. Il titolo originale sarebbe Il principe del sole, la grande avventura di Halls. Questo film del 1968 è stato appunto il trampolino di lancio di Miyazaki, che contribuì a disegnare i fondali e alcune delle animazioni. La regia invece è di Isao Takahata, colui che per Studio Ghibli diresse Una tomba per le lucciole, La storia della principessa splendente, I miei vicini Yamada e non solo. Prima della grande avventura di Halls, chiamiamolo così che per me è meglio, in Giappone si creavano prodotti finalizzati solo all'intrattenimento, senza la pretesa di voler essere qualcosa di più. Miyazaki e Takahata credevano, come ormai il resto del mondo, che l'animazione potesse essere una vera forma d'arte, e così realizzarono questo piccolo capolavoro. Questa pellicola non era stata concepita minimamente per divertire, ma con la pretesa di essere un film per i grandi. Infatti credo che quest'opera non sia adatta ai bambini, che credo non la capirebbero e credo che anzi si annoierebbero anche un po'. È un film estremamente intellettuale e questo lo porta ad essere almeno 20 anni avanti rispetto al mercato giapponese degli anni 60. In questo caso la trama non è per niente scontata ed è estremamente drammatica, con dei personaggi che non sono per niente delle macchiette, ma anzi fortemente umani. Si va a fondo con la psicologia anche grazie al personaggio di Hilda, una ragazzina tormentata che rappresenta il dualismo tra il bene e il male e tra ciò che è giusto e sbagliato. Per quanto riguarda l'animazione, qui ci sono un po' di cose da dire. Sebbene si veda che questo è il prototipo di quello che sarà lo stile Ghibli, siamo lontani dalla perfezione maniacale di questo studio. Certe sequenze sono invecchiate un po' male, soprattutto certe scene d'azione che sono semplicemente un susseguirsi di ferme immagini. Il budget era un po' quello che era e si vede, soprattutto se pensiamo ai prodotti americani. Ricordo che Biancaneve era degli anni 30 e visivamente parlando non era così povero. Si dovrà quindi attendere perché il Giappone diventi una nazione importante per quanto riguarda il mercato dell'animazione e faccia tremare gli stelle e strisce. Ma se visivamente questo film ha dei problemi, la storia è qualcosa di meraviglioso. Per questo vi consiglio la visione di questo film, soprattutto se avete voglia di qualcosa di serio e profondo, lontano dal divertimento disneyano. Durante la visione della grande avventura di Halls riderete assai poco. Consiglio la visione di questo film soprattutto a coloro che ancora oggi dicono che i cartoni animati sono per bambini e quindi sono stupidi. Magari grazie a questo film cambierete finalmente idea. Mi è piaciuta moltissimo anche la colonna sonora. Anche questa si vede che è un prototipo delle musiche di Studio Ghibli. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Avete visto questo film? Vi è piaciuto oppure vi ha annoiato? Se volete che ne parli in modo più approfondito, ditemelo che ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social: Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, X e TikTok. E per altri contenuti su film, serie TV e anime venitemi a trovare sul mio canale Ring Guardian. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!